Questa è una bellissima domanda. È una bellissima domanda perché è rivolta verso noi stessi. Sentirci adeguati e sentire che stiamo facendo la cosa giusta probabilmente non è un qualcosa che si può approcciare in modo diretto, ma in modo indiretto. Cosa voglio dire? Innanzitutto, il percorso che noi facciamo qua si chiama Truthful Parent, che vuol dire genitore autentico. E il paradigma che in qualche modo dobbiamo ribaltare è l'idea del genitore perfetto, colui che non sbaglia, per uno un po' più realista e più sincero, che è il genitore autentico, colui che è in grado di riconoscere dove si trova, che sa delle sue limitazioni, ma che non li nasconde e quindi impara dai suoi errori, impara dalle sue limitazioni ed eventualmente è in grado di condividere apertamente nella relazione con il figlio e con le altre persone la sua realtà, così come siamo. L'unico modo per sentirci davvero adeguati è smettere di proiettare delle immagini. E purtroppo noi viviamo in una società in cui siamo assolutamente governati dalle immagini che proiettiamo in continuazione, soprattutto inconsapevolmente, al mondo. Queste immagini fanno uso di noi, fanno uso delle nostre relazioni, fanno uso della nostra esperienza. E il punto principale da rendersene conto è che noi non siamo queste immagini che stiamo cercando di proiettare. È come il bambino piccolo non ha nessuna immagine di se stesso, giusto? Ecco perché è così spontaneo. Ecco perché è così fresco, ecco perché è così spensierato, no? E allo stesso tempo non ha conflitto nel suo modo di essere. Vive il momento, vive le situazioni, vive quello che sta vivendo in modo intenso. E lo vive così intensamente che le emozioni nascono, si sviluppano e dopo muoiono. È fine dell'istoria, no? E quindi in un momento sta piangendo disperato e 10 secondi dopo o 30 secondi dopo è completamente in un altro stato. Questo è possibile perché il bambino non ha nessuna immagine di se stesso. Per noi non è possibile non avere immagine di noi stessi. Ecco perché c'è questa lotta interiore di sentirci inadeguati, perché da un lato siamo una causa e dall'altra c'è questa proiezione continua che facciamo senza rendercene conto di noi stessi. Quindi l'unico modo per iniziare un percorso dove io comincio a sentirmi sempre meglio e più a mio agio con me stesso è un percorso di integrità, è un percorso dove io inizio a riconoscere chi sono e come mi sto comportando nel rapporto con mio figlio. Quando io inizio questo viaggio, quando io inizio a riconoscere chi sono e come sono e non quello che dovrei essere, senza giudizio, senza autocondanna e senza autocritica, stranamente si placa questa autocritica continua, che è quella che produce il dubbio. Sono capace, non sono capace, sono abbastanza, non sono abbastanza. Quella voce si deve placare, ma questa voce non la possiamo azzittire con la violenza. Tutto ciò a cui noi resistiamo persiste nella nostra vita. Un esempio classico è non mi voglio arrabbiare e quindi lotto intensamente con non arrabbiarmi. Cosa succede? Inevitabilmente finisco per arrabbiarmi e il doppio. Perché? Perché da un lato c'è l'arrabbiatura e da un altro lato c'è la resistenza verso l'arrabbiatura. Quindi ho due problemi invece di uno. Ho moltiplicato il problema, me ho creato a me stesso un problema in più. Quindi questo viaggio di sentirci sempre più adeguati, di sentirci sempre più a nostro agio con noi stessi, così come siamo, passa per imparare quello che noi chiamiamo in questo percorso, quello che descrivo nel libro, disimparare, perché imparare vuol dire sempre disimparare tutte quelle immagini che abbiamo creato di noi stessi, ma che non ci rappresentano e che non sono altro che un condizionamento che abbiamo ricevuto nella nostra vita, dalla società, dalla cultura, dalla famiglia e che sosteniamo e difendiamo senza rendercene conto, però
che facendo ciò stiamo facendoci del male. Il risultato è questo: sentirci inadeguati nei confronti, per esempio, dei nostri figli. È importante riconoscere però che ogni volta che noi sosteniamo delle immagini di noi stessi, sotto sotto c'è il giudizio, e quindi la causa radice di questo non sentirci adeguati è un forte giudizio verso noi stessi. Il giudizio verso noi stessi significa la mancanza di accettazione di quello che siamo. Ovviamente dove non c'è accettazione non c'è vero amore, e dove non c'è amore non c'è libertà. Quindi quando c'è questo intenso giudizio forte me stesso, sono insicuro, non sono a mio agio con me stesso, mi sento inadeguato e ovviamente non so mai e non sento mai, non percepisco mai di fare la cosa giusta. Perché? Perché semplicemente non mi consento di essere così come sono. Non c'è un'esperienza di libertà nei confronti del mio figlio, perché stiamo sempre proteggendo, cercando di sostenere l'immagine di essere un padre o una madre amorevole, che ascolta, che è presente, e molto probabilmente siamo un po' il contrario. Quindi dobbiamo imparare a disimparare tutte queste immagini, una alla volta.